Nell'ambito del vostro lavoro vi ritrovate di fronte questa persona. Questo è il suo documento. Quale pronome utilizzate? Quello che rispetta l'identità, quindi l'identità è come una persona si sente, quindi è giusto che sia così. Lei, sì. Il pronome, hai detto che... Aspetta, no, scusa. Allora, istintivamente userei il maschile, però se siamo di fronte alla persona, cioè siamo in presenza, tendo a chiedere alla persona se ha una preferenza di quale pronome vuole che io usi quando mi rivolgo a lei. Utilizzerei lei, ovviamente. Userei sicuramente il femminile e chiederei se va bene. Devi farmi un attimo una domanda perché... Paradossalmente chiederei per sicurezza. Probabilmente andrei con il femminile, ma per come mi conosco chiederei. Ah no, ho sbagliato, volevo dire femminile. LGBTQIA+. Che cosa significano le lettere e il simbolo contenuti in questo acronimo? Ma questa è complessa, aspetta. Lesbian, gay, bisexual, transgender. Lesbian, gay, bisexual, transsexual, queer. Queer e più sta per tutto quello, credo, che non è incluso all'interno delle altre per il futuro. Bisexual, LGBTQI, Intersex. Intersexual, queer or questioning, ally e plus whatever else. Intersexual, asexual and plus. Q. Plus. Più importante riconoscerle che sapere alla fine sciogliere l'acronimo, no? Riconoscere la diversità e accettarla. Ma cosa c'è davvero dentro il più? Magari qualcuno che non si identifica in nessuna delle precedenti. Tutto quello che le persone vogliono, tutto quello che possono amare. Tutto quello che ci piace senza fare del male agli altri. Questo credo che sia l'unico limite. Tutti gli altri orientamenti possibili. Pansessuale. E tutto il resto del mondo. Non lo so. Più in realtà è qualcosa che dovrebbe includere al massimo, quindi se anche non ti riconosci in nessuna delle altre lettere precedenti, hai comunque un più per poter far parte di questo mondo variegato. Qual è la differenza tra outing e coming out? Questo è difficile, non lo so, per me è la stessa cosa. Sono tutte cose che sapevo meglio una volta rispetto ad oggi. In un caso quando tu fai outing, quindi dichiari di essere omosessuale, nell'altro caso è quando qualcuno lo fa al posto tuo. Coming out quando decido di dire qualcosa di me. Outing è quando qualcun altro decide di dire qualcosa di me, senza il mio consenso. Probabilmente ho invertito i nomi. Outing è quando qualcun altro, senza il tuo consenso, condivide qualcosa di tuo privato. In uno dei due casi, però non mi ricordo qual è se una persona lo comunica di se stesso o di se stessa, mentre l'altro è se viene detto da qualcuno riguardo ad una persona. Mentre coming out è quando di tua spontanea volontà condividi qualcosa di privato alle altre. L'outing è quando qualcuno, senza averne l'autorizzazione, svela qualcosa di molto privato di un'altra persona ad altri, al contrario del coming out, che è invece una scelta personale di condividere se stessi in una maniera più completa e trasparente con il mondo che ci circonda e aiuta anche a vivere meglio molto spesso. L'outing è un fenomeno solo del mondo LGBTQIA+. Assolutamente no, potrei non essere felice che qualcuno dichiari il mio stato di gravidanza, il mio stato di salute, la mia religione, il mio credo politico. Allora, penso possa avvenire anche in altri mondi, ma venga associato quasi al 100% nel contesto LGBT qua più. No, te la rifaccio, te la sbagliato. No, non credo. Credo che si possa utilizzare anche per rivelazioni di altro tipo, che ne so, professionale, programmi di vita.
a situazioni potenzialmente passibili di discriminazione da parte degli altri, come per esempio le malattie. La condivisione di informazioni private come ad esempio malattie o situazioni di difficoltà economiche o situazioni difficili in famiglia. Ti trovi a essere testimone di un episodio di discriminazione di una persona LGBTQIA+. Come ti comporti? Farei sentire la mia voce e mi opporrei a un qualcosa del genere perché non è giusto. Faccio presente, anzi neanche è già capitato, e ho fatto presente alla persona che discriminava che non era corretto o adeguato quello che stava facendo. Vorrei difesa della persona discriminata, non in maniera plateale, però cercando di capire cosa è successo. Sicuramente supporto morale in primis e poi la accompagnerei e la inviterei a segnalare alle strutture competenti quello che è successo. Sicuramente agirei per difendere la persona perché non lo ritengo giusto, non ritengo corretto e difenderei la persona che è stata colpita da questa discriminazione. Lo aiuterei nel far valere i propri diritti. Reagirei in maniera decisa. Sicuramente se sono in un contesto familiare o similtale, quindi lavoro piuttosto che in un ambito di amicizia, intervengo a spada tratta all'istante. Inutile dire che comunque se sei in un posto all'aperto e la discriminazione rischia di essere fisica, purtroppo non so se sarei in grado di mettermi in mezzo in una situazione che possa risultare violenta. Conoscendomi non farei qualcosa nell'immediato, non reagirei d'impulso, però cercherei di sicuro subito dopo di aiutare la persona offesa, fare in modo che questa persona veda rispettati i propri diritti, e se questo avviene al lavoro sono certo del fatto che comunque ci siano gli strumenti per farli valere.